Ciao ragazzi, e come sempre eccoci qua. Oggi abbiamo cambiato location per una situazione particolare, in quanto sono fuori dalla mia sede, però cambia poco. L'importante è la sostanza. Allora, oggi parliamo di frizione idraulica, come sostituire e cosa utilizzare, più che il come, cosa utilizzare per cambiare la frizione originale Cove con una frizione idraulica. Allora, prima di tutto, utilizzando una frizione idraulica, i suoi supporti originali non li potete utilizzare, quindi i paramani per forza devono essere quelli esterni, non quelli integrati della Pro, perché la frizione idraulica ha il proprio braccetto. Prima cosa da considerare, non è un problema, non dà nessun tipo di problematica, ma i paramani devono essere esterni. Dopodiché il cavo passa normalmente con agio, senza nessun problema, si fa scendere nella parte frontale e si arriva fino all'attuatore, fino alla frizione. Adesso vi do i dati più importanti perché, come vi ho detto prima, non vi farò vedere come, perché è molto semplice. Braccetto frizione, si fa passare il cavo, si arriva nella sua sede e si aggancia la frizione. Se per voi questo risulta essere un po' difficile, comunque prenderete i dati che io vi darò fra poco, li portate da un qualsiasi meccanico che ve lo fa senza nessun problema, perché la problematica qua è il materiale corretto e giusto. Una volta che sia il materiale corretto e giusto, zero problemi. Quindi, allora, la frizione è una magura, tutto è dell'Imec, frizione magura. Adesso vi faccio vedere un po' più da vicino. Questo è il modello 167-167, è il modello che vi serve, con l'attuatore da 35. Questi dati sono essenziali per far sì che tutto funzioni. Sono tutte le prove che sono state effettuate per arrivare a questo punto. Voi come fate a prendere il materiale? Chiamate Gervasi Cross, molto disponibile, frizione, la numero, il codice modello 167, con l'attuatore da 35. Finito. E voi vi arriva a casa questa confezione con dentro la pompa e con dentro l'attuatore. Come ho detto prima, se siete in grado di fare questa operazione, ve la fate voi, è semplice, ma non è un problema. Se pensate che non riuscite a farlo, meccanico, ma il materiale è corretto, lo monta e ve lo testa, ve lo mette a posto, perché comunque c'è da metterci dentro l'olio, c'è da fare lo spurgo, ci sono delle operazioni da fare che io non vi spiego perché sono operazioni un po' particolari, che uno deve avere un po' di manualità, ma se questo per voi non è un problema, prendete questo materiale e la montate. Se è un problema, glielo portate al meccanico, in 2 ore, anche meno, ve lo prepara. La frizione, come vi ho detto prima, parte da qua sopra, qua c'è un attuatore e l'attuatore va a tirare la frizione. La frizione risulta essere ancora più morbida rispetto a quella originale, si regola da sola, insomma, come le frizioni idrauliche normalissime. Io che vi sto parlando, la frizione è già da 3 mesi che è in test, fase di test, ovvero è stata utilizzata
in maniera pesante in enduro, ok? Perché una frizione idraulica ha un po' più senso se si va a fare cose un po' più corte, un po' più di enduro. Ricordatevi sempre che la Cove non è il suo pane, ma come tutti può capitare di saltare dentro in un bosco e non siamo sempre a fare rally veloci, dove lì la frizione la si usa molto poco. Nel lento la frizione viene utilizzata più frequentemente, quella idraulica risulta essere un po' più leggera. Questa frizione, questa configurazione è stata provata per 3 mesi in modo intensivo, anche delle belle mulattiere, passaggi difficili, 3 mesi di test, non 3 giorni, non 3 ore, 3 mesi, ok? Vi ricordate nel gruppo che è da un bel po' che se ne parla, ma non ho mai voluto e non ho mai rilasciato nulla perché per me importante sono le fasi di test, ma di test non chiacchierando, non parlando, non di 2 ore, ma test intensivi. Questo è fondamentale perché nel momento in cui vi dico che funziona è perché è stato veramente testato tanto, e questo io lo faccio sempre per voi. Avrei potuto prendere i pezzi come sono stati fatti, darvi subito mettermi d'accordo con Gervasi, prendere provvisioni, cose che ormai sapete tutti, non le faccio. Ho acquistato, è stata acquistata, è stata testata per 3 mesi, tutto questo pacchetto va a voi, ok? Quindi voi non fate nient'altro che chiamare Gervasi Cross, se volete, o qualche altra. Gervasi sa già questa configurazione, ma comunque voi dovete dirgli, e ve lo ripeto, modello 167 e attuatore da 35, e voi avete una frizione idraulica. Penso di avervi detto tutto, di non dimenticare nulla. Io vi saluto, vi do la buona giornata. Ciao!